Saluto tutte le insegnanti e gli insegnanti che partecipano al progetto Giuneco della Fondazione Amiotti. Io sono Maria Moresco, ho insegnato nella scuola primaria per 43 anni. In tutte le scuole ogni anno si sviluppano e pianificano progetti di tanti tipi diversi, di vari livelli di difficoltà e complessità. È una parola che conosciamo bene. Quello che intendo illustrarvi è un approccio forse un pochino diverso e un insieme di strumenti che permettono di pianificare e realizzare un progetto didattico coinvolgendo gli studenti fin dalle prime fasi, proprio dal momento dell'ideazione, per condurli a pianificare e realizzare il progetto e arrivare alla fine del percorso ad una fase di riflessione sull'attività compiuta insieme, proprio per capitalizzare l'esperienza e renderla proficua e utile per i progetti futuri. Il nome che abbiamo dato a questa metodologia è Progetti dal futuro. La Fondazione Amiotti ha utilizzato questo metodo negli scorsi anni in 2 bandi dal titolo Dal sogno al progetto. Io trovo interessante notare che nel mondo anglosassone la competenza trasversale viene chiamata life skill, che significa competenza per la vita. Tra le varie definizioni e classificazioni di competenze trasversali che ho incontrato nelle mie letture, mi ha colpito molto quella delle 4C e si tratta del pensiero creativo, del pensiero critico, della collaborazione e della comunicazione. L'esperienza progettuale è una perfetta palestra per esercitare queste competenze. Infatti, per ideare un progetto è necessaria avere creatività, è necessaria anche avere pensiero critico ed esercitarlo, ma nel momento della pianificazione e della realizzazione i componenti del team di progetto devono essere in grado di collaborare tra loro e anche di comunicare efficacemente, perché le idee e le energie migliori devono trovare la possibilità di confluire. Diciamo ora 2 parole su come è nato questo metodo. In questo caso c'è stato l'incontro tra 2 comunità professionali molto diverse e apparentemente molto lontane. Da un lato abbiamo un gruppo di insegnanti di scuola primaria, dall'altro un gruppo di project managers, soci volontari di un'associazione no profit internazionale che si chiama Project Management Institute, la sigla è PMI. Questa associazione è diffusa in tutto il mondo, ha più di 500.000 di soci. Grazie ai soci così numerosi e diffusi nel mondo, il nostro metodo è stato tradotto in ben 14 lingue, tra queste addirittura l'arabo e lo swahili, perché abbiamo condotto dei progetti in alcune scuole del Congo. C'è da dire che questo progetto, questo metodo progettuale è nato nella scuola primaria, ma è stato utilizzato poi anche nella scuola secondaria e molte sperimentazioni sono state fatte anche nelle scuole superiori, ovviamente implementando i livelli di difficoltà del percorso, perché comunque la struttura di base della metodologia nella sua essenzialità è perfettamente adattabile a maggiori livelli di difficoltà. Infine vorrei parlare di una caratteristica che ritengo fondamentale di questo metodo, e cioè la flessibilità. Noi pensiamo che l'insegnante, una volta fatto suo il metodo, lo debba utilizzare con grande libertà, adattando gli strumenti
sia al gruppo di studenti che lavora nel progetto, ma anche al tipo di progetto che si vuole portare avanti, perché ogni progetto ha delle caratteristiche peculiari e quindi anche esigenze diverse. Ricordiamoci che un progetto è sempre un'esperienza unica. Dal 2006 ci sono state più di 200 classi che hanno utilizzato questa metodologia e quindi più di 400 docenti. È stata proprio la flessibilità con cui hanno utilizzato il metodo a permetterci di evolvere e di migliorare, perché ci hanno fatto notare dei limiti, delle rigidità che abbiamo superato grazie alle loro critiche e siamo così arrivati al metodo che vi proponiamo oggi. Passiamo ora ad illustrare il metodo Progetti dal futuro. Cominceremo con uno sguardo complessivo del percorso che sviluppa e in seguito invece analizzeremo passo a passo ogni strumento.